Eccoci qua ragazzi, ben arrivati su un'altra nuova puntata del Calice Nero. Buonasera Francesco, carissimo Adimer, buonasera. Buonasera Alan. Allora, oggi abbiamo niente poco di meno che un gruppo, una band, un progetto from Swedish, Brutal Death Metal. Una band che ha costruito con la sua carriera un qualcosa di diverso, ma qualcosa di combattente. Quindi a te lascio l'introduzione del nostro carissimo ospite. Sì, il progetto in questione, come hai detto te, si tratta di Brutal Death Metal in attività da più di 30 anni ormai. E beh, abbiamo il chitarrista di questo gruppo, che non solo, ma è anche chitarrista e cantante dei Pandemonium e chitarrista degli Spineless Fuckers. Parliamo di Thomas Algren. Hello Thomas. Hello, buonasera. Good Buonasera evening, Thomas. Thomas, and thanks for being here this evening. It's a real honor and a pleasure to have you as part of Il Calice Nero. So, yeah, let's get it Thank you started. for inviting me to the show. It's a pleasure to be here. Ok, partiamo subito con la prima domanda. La prima domanda è questa. In poche parole, i Deranged, domanda scontata proprio per rompere il ghiaccio, quali sono gli obiettivi del futuro della band stessa? Ci sarà un giorno un risveglio della band, una nuova produzione, un qualcosa che lascia tutti stupiti, oppure sarà una parte dormiente? Okay, so the first question may be quite of a stigma, let's say, but what are the purposes of Deranged for the future? So, do you think that it's going to be some sort of dormant kind of creature that's going to stay there and crawl around, or is there already something in the works? Yeah, it's a very good question, I have to say. If I should be honest, like right now, I think nothing especially will happen. I think the range will be like disbanded for some time, but I'm always an optimist, so maybe who knows in the future if it will be the right place, right conditions, maybe we could reunite again. But as it looks right now, I think all of the members, they're living in different lives. They have families. I live abroad, for example, since the 3 last years, so it's a little bit difficult for me to go back and play with the guys. But you never know. Things can happen, but at the moment, I think it's not going to happen, so to speak. Yeah, because I was thinking about also other bands that live in different countries at all, and they find it quote unquote not easy, because it's not easy to do so, but that they can still like be able to play and enjoy the music. So I guess that is the minor issue as of right now. But yeah, I can see the point that you're coming from. So yeah, from my point of view, and I'm talking about his point of view as well, let's keep fingers crossed that one day something will happen. So let's hope for the best. Exactly. Allora, praticamente ha detto che sì, è una buona domanda, perché comunque loro sì sono separati, però hanno questa sorta di, come posso dire il termine, volontà comunque di provare a portare avanti. Ma adesso, col fatto che lui ad esempio vive all'estero, ognuno ha le proprie vite, famiglie, bambini, eccetera, è difficile. Quindi appunto ha detto che al momento è no, però appunto si spera che magari qualcosa in un futuro possa succedere. Detto che appunto anche solo il fatto che vivono distante
può rendere difficile la cosa, però appunto dal mio punto di vista, gli ho detto anche a lui, alla fine credo che quello sia il minore dei problemi, perché stavo pensando a svariati gruppi che magari sono sparsi in giro, però comunque riescono a produrre, a fare concerti, nonostante siano distanti, quindi è molto a loro la questione. Vabbè, basta dire anche agli Anana Track che uno abita in Spagna e l'altro abita in Inghilterra, se non ricordo male. No, uno Secondo abita me negli Stati 12. Uniti. Stati Uniti? Ok, Sì. quindi diciamo che... A te la prossima domanda. So, by talking about the latest release, Deeds of Ruthless Violence, Mm. how do you think that the artwork can suit and also collect the whole career that you've been a part of, but even prior to you joining the band? How do you think that it can be summed in that artwork? Well, I think, the theme of Deranged has always been like zombies and serial killers and these kind of things. So it was something that the band always had, and we kind of continued with that because it's the band's image, so to speak, and everybody, it's kind of expected that it should be that. But with this cover, I think. Yeah, we wanted to have something with this serial killer thing. And if you look at the cover, for example, from the previous album before Deeds of Ruthless Violence, then you can see there are some similarities. And I would say this cover is, yeah, if you should make something connected to the whole band's history, and then it's the whole image thing, that there is a serial killer and there is some evil walking around out there, and you should be careful so you don't get in the way, so to speak. I think Yeah, this kind so of covers pretty cool. It's yeah, but it's a part of the image of the band, so that's how I would say it's connected together. yeah, because I've seen the two artworks connected, and yeah, there's a serial killer with obviously a mask on the face, a chain on one end, the knife in the other, and it sort of gets that symbolism that can become kind of a mascot for the band, quote unquote. And it's pretty fucking great from my point of view. And Yeah. just to get an idea, I mean, I guess that maybe you bandmates may have given this character a name of some sort of I'm not really sure how you mean it. With it's like some name of. some like joking name, like a way to call him. Aha, yeah, you mean this character on this picture? Yeah. Actually, we did not have. It's the killer guy or something. We were saying we wanted to have this character who just was there and he was Yeah. like Okay. brutal and so on. So now we did not have a special like a nickname or something for that. Actually, from the previous album, he should be a little bit anonymous, and then the idea came up. Okay. We wanted Okay. him to be revealed on the latest albums. You could actually see his face, and this is the guy here. Okay. So you kept it basically pretty simple. Yeah, exactly. Ok. Allora, gli ho chiesto cosa, una cosa relativa alla copertina dell'ultimo full che hanno fatto, Deeds of Ruthless Violence, che è uscito nel 2020, e gli ho chiesto riguardo l'artwork come pensa che possa effettivamente riassumere la carriera della band da quando lui è entrato, ma anche prima. E lui ha risposto
che praticamente hanno questa passione, hanno sempre avuto questa passione per quanto riguarda zombie, serial killer, sangue e tutti quelli che sono, diciamo, i temi classici del brutal death metal, ma ha detto che la cosa diversa, un po' diversa rispetto a questa, alle copertine passate, è che questo va a collegarsi, perché praticamente per chi non l'avesse vista, c'è un serial killer con una catena in mano, volto coperto e un coltello sull'altra mano, e va a collegarsi alla copertina dell'album precedente, che è Struck by Murderous Siege. E hanno voluto dare questa sorta di continuità, un filone logico alle due cose, anche se non hanno mai effettivamente voluto che ci fosse un'effettiva storia dietro. Praticamente è diventato un personaggio, una sorta quasi di mascotte nelle ultime cose, e praticamente il filone era sulla copertina di Struck by Murderous Siege si vede il volto coperto per tenerlo appunto anonimo, e questo si collega alla seconda parte della domanda, dove chiesto se magari per caso gli avessero dato un nome a quel protagonista, chiamiamolo così, e nella copertina, quella di Deeds of Ruthless Violence, doveva essere a volto più scoperto, quindi si doveva un po' vedere la persona. E niente, questo è quanto. Che sono state fatte vedere le copertine, appunto, così i nostri ascoltatori capivano appunto di cosa stava I parlando riferimenti. Armel, appunto, giustamente. Allora, Mr. Thomas, i Deranged, a che livello volevate portarli all'inizio del debutto? Nel senso, come uno specchio visivo verso la società, quindi quella parte malata, o verso la società, quella più pulita e più sana. E allo stesso tempo, la parte killer, come stava dicendo il nostro caro Adimer, quanto possono essere stati una chiave importante e portante per i Deranged a livello di influenza, ma anche a livello live, quindi quella parte killer che grazie ai vostri strumenti l'avete portata, esportata nei locali, nei tour, eccetera, eccetera. Okay, the question is about what has been the purpose of the range throughout its lifespan. Of course, you've joined in late 2000, like 2007, if I'm not Mhm. mistaken. Yeah, exactly. And from that point on, what has been the purpose? I mean, mm, were you aiming on, like, I don't know how to say it, like tingling the more gory-ish kind of side of society, or the more clean and pristine society? And do you think that also the murderous, serial killing-ish side of the band uh, could have helped getting to that point, or and also on a live side, and so on? Yeah, I think our main goal was to, yeah, when I joined, to keep on releasing new albums and tour as much as possible, and yeah, become as popular as possible, like all bands, But then, as you all know, we got into some troubles and the band split up, and then we had some huge changes with me taking over the guitars and so on. And then, of course, from then we also had the goal to yeah, play as much as possible and keep up the brutality. But we never had this goal, to like break and become a major band or something like this.
Of course, if it would happen, we would not say no. But I think we all guys are a little bit more down to earth. You have to be realistic what you can reach with this kind of brutal music. It's pretty hard to get up on the top, and especially today when the concurrence is so extremely big. There are so many bands out there, and it's hard to become one of the biggest. So I believe you gotta keep a realistic level on it, and have as many people as possible to listen to it. When I took over the guitar and on the 2 latest albums, and actually also on the EP Morgue Orgy, we tried to change the style a little bit, the musical style, so it could become a little bit more should not be like for everyone, but not only grind, brutal death. It should be a little bit more mid-tempo songs, and we started more groovy. Exactly, these kind of things. And me and the drummer, we were actually both into that. So we started to write more songs with that kind of style. But then, of course, we wanted to keep the deranged spirits alive from before, because it's the same. Like, people are expecting things from the band and so on. So we had to keep it up. But we started to make more of these like groovy songs, and I think it was a pretty cool thing. I actually spoke to Rickard a few days ago when we were talking about this thing. It would be cool to develop the more groovy style even more, because I think it's a winner. But when it comes to that, to reach the top and glory of playing in a band and so on, that is not our thing. We're doing it because we love to play music, and that's like keeping it an hobby. Or maybe it could be a paid hobby, which was for some time. But if you can earn money on it, of course, we would not say no. And to play on the biggest stages, nobody would have any problems with that. But I think we are all realists in the band, so like we try to do as much as possible, but within the limits that we had. So it's So basically, like, get shows, have fun, even partying, quote unquote, but like keeping it in on a fun side, instead of like keeping it like super strict. Oh God, we need to do an album because now it's time to do an album, and getting stressed and nervous about everything that's happening in the band. Yeah, exactly. But it also came to this point, today you have to make releases pretty often, because since I told you, there are so many bands, there are so many releases, it's so hard to follow, all the bands and everything that is out there. So that gives you a little bit of kind of pressure to release. But we still wanted to keep it within some kind of limits, because, one thing is if you work with it and you get paid for it, but when you still have it as a kind of passion and hobby, and you cannot live on it, for example, then you have to keep it within some definitely limits, so it's possible to work with. If one lived in the 80s, maybe now he could live with metal music, but nowadays it's barely impossible. Yeah, definitely. I have to tell you, like, for me, it's impossible to follow. I don't know which bands are the best today. Actually, it's like I listen more to what I used to listen before and so on, and because it's too much. You would have to sit by YouTube, every day and follow all the new releases. New single, new music video, and blah blah blah, and it keeps going and going and going. So I totally see the point. The scene has changed, and for the last 15 years, it's a totally different scene today. For real. Ok, allora abbiamo praticamente detto che sì, per quanto riguarda l'obiettivo dietro il gruppo, perché ovviamente lui comunque è entrato nel
nel 2007 come Sì, confermo. bassista, e è sempre stato quello di far musica, sì, di divertirsi, cioè non volevano di per sé avere altri obiettivi che non fosse quello di divertirsi, suonare in giro, mandare avanti questa passione. E appunto, comunque, rimanendo molto terra terra, e ci colleghiamo anche alla risposta che aveva dato prima, sempre a te, del fatto che appunto ci sono famiglie in mezzo, ci sono molte varie dinamiche anche all'interno della band, quindi è sempre una questione di eh, riuscire a bilanciare le cose, però ovviamente la vita privata ha la priorità, quindi nulla di sbagliato in tutto questo. E un'altra cosa comunque che sì, questi anni comunque che lui ha fatto parte della band sono stati anni in ogni caso di cambiamento, perché già dall'EP, il primo EP in cui lui ha fatto da chitarrista nel 2013, Morgue Orgy, ehm, lui e Ricard, che ricordiamo è il batterista, hanno voluto implementare un po' di più, ad esempio, le parti groovy all'interno della musica. Quindi non andare avanti a grind, death, ma aggiungere anche quelle parti, perché comunque anche lo stesso Riccardo, ma anche lui appunto, è molto dentro quella tipologia di giri, sezioni e quant'altro. Ha detto che ne stava parlando giusto l'altro giorno, sempre col batterista, di riuscire qua, quando sarà, se sarà, di continuare con quell'andazzo, perché appunto si divertivano molto di più, ovviamente senza poi sputare in faccia quello che è stato il loro passato, perché comunque i loro fan si aspettano una determinata cosa da parte loro, quindi devono mantenere comunque quell'andazzo, ma ovviamente rendendolo anche comunque più piacevole per loro stessi. E detto che comunque poi a una certa si arriva a un punto dove bisogna dire sì, ok, io vado avanti a fare questa passione, però comunque di questo genere non si vive. Ovviamente se capitano concerti dove sei pagato, che suoni su palchi grandi, non vai a dirgli di no. Però in generale è molto molto tosta come questione. Dopo magari rischi che si creino degli attriti perché devi far uscire musica costantemente, che si formi quello stress perché devi mantenere quello che noi potremmo definire come hype, cioè che devi far vedere il nome online quanto più spesso possibile. Infatti ho detto, io già adesso non riesco a tenere traccia dei gruppi che ci sono in giro, devi passare letteralmente intere giornate, ad esempio su YouTube, a capire che cosa viene fuori. E, ed è assurdo. Loro, ad esempio, avrebbero fatto un attimo di fatica in questo momento. E lui stesso dice, anche io adesso quando ascolto musica, non ascolto magari le robe nuove, ma non perché non abbia voglia, ma perché non riesco a starci dietro. Non saprei neanche dire quale potrebbe essere la band migliore di adesso. Sì, Ne perché è molto spuntano come difficoltoso. funghi. Esatto, Escono miliardi di band tutti i giorni. E esattamente. questo è veramente impossibile stare dietro al mercato discografico. A te la Sì. prossima domanda. So we were talking about you joining the band in 2007, and my question is more about your personal story, your growing up as a musician from the moment that, let's say, you started playing an instrument to what got you into extreme metal or metal in general, and
what brought you into joining the band in that year? Right. No, I was brought up with my parents. They were very musically, and they started with music when I was small already. So I was taught within classical music and so on. Started that way, but in my teenagers, I went over and started to listen more to metal. I remember when I heard Rust in Peace with Megadeth for the first time, it was like a revelation, awesome album, and also early Metallica stuff and so on. So like back in the 90s, then I started to listen to metal, and then I got over more and more to more brutal death metal, Morbid Angel, Cannibal Corpse, and like these bands. And in the 90s, for me, that was fantastic. These bands, they will never be as good as they were back then, and so on. Mm-hmm. So yeah, basically that way it brought me into metal. I started to play guitar when I was around 11 years old, and I always had my focus. I really wanna be like these guys one day, be on the stage and play this brutal music. So watching all the concerts, getting all the impressions I could get, and and so on. So it continued, and I had many bands during the years and so on, And make people move as well while doing it. sorry. And make people move by doing it. Oh yeah, exactly. There is no better kick than if you play some heavy music and people are like moshing in front of the stage. Then it feels like you're doing something great, and it's so warm inside of you. So yeah, it's hard to describe. It's a fantastic feeling. But when it comes to Deranged, I got to know the guys in the early 2000s. They lived not so far away. We met on concerts, and it's a small community, so everybody knows everybody within the metal scene and in the bands they're playing in and so on. So we got to know each other. I was playing with Pandemonium pretty much back then in the early 2000s, and we made concerts together with Deranged as it was back before I joined the band. And yeah, but it was in 2006 or something. I was on a concert with the guys, and I remember the former singer, Martin Schoenherr, who is in the Razor Rape right now. Yeah, we were talking, and he was like asking me, "Hey, would you be interested? Maybe, as you see, there were only three by then. They had vocals, guitar, and drums. So, well, why not?" And but I thought it was just some, joke because he was not the main guy. But it did not take long before actually Ricard called me and he asked me if I would be interested, to try out. And so in the late 2006, I started to try out and rehearse with them, and it turned out very good, and I got along with them pretty well. And the music I like pretty much, I've been following Deranged since, Architects of Perversion. When I heard it first time, it was this brutal single, And So the second EP. Yeah, exactly. Back in the 90s. I remember a friend, he bought it, and I borrowed it, and I was listening to it, and I, learned the songs and so on. It's like, this is some brutal stuff, But I never expected Blown back away. then I would play with the band. So it's, but that's the story. So we got to know each other. Actually, they also asked me, before if I want to join them, and as a merchandise guy and so on. Unfortunately, I remember that tour got canceled, so it not happened that time. But in 2006, they asked me if I want to join, and yeah, in 2007, it became official that I was a member, and yeah, then I was in, and ever since. That's fucking great. Yeah, Allora, but it took a lot of work, and yeah. a lot of effort. So it's not just like grinding. you're dancing in there and doing your stuff, Mm-hmm. But I mean, as soon as you get to a point where you enjoy what you're doing, and no matter how you got there, it's fucking great. Whatever comes along the way.
Allora, praticamente gli ho chiesto la classica domanda che faccio io, ossia cosa è stato il suo percorso musicale da che era piccolo, o comunque da quando ha iniziato a prendere in mano lo strumento fino al giorno in cui è entrato nella band, appunto ricordiamo nel 2007. E ha detto che di per sé la sua famiglia è sempre stata molto musicante, quindi c'è sempre stata musica in casa e da là poi ha iniziato a suonare un po' di strumenti, tipo appunto lui ha iniziato con la chitarra e poi quando ha iniziato ad ascoltare musica, si ascoltava un po' di musica classica, chiamiamola così. E quando è uscito a Rust in Peace dei Megadeth, là si è aperto un varco, nel senso che da là è partito per la tangente, ha iniziato ad ascoltare anche Metallica, ad esempio, a divorare praticamente tutti i gruppi dell'epoca e andando poi a conoscere sempre di più, fino al punto che ha iniziato a scoprire gruppi un po' più estremi. E poi appunto lui suona anche in quest'altro gruppo che si chiama Pandemonium e circa nel 2006 hanno iniziato a suonare qualche show con i Deranged dell'epoca e appunto anche col fatto che andava anche spesso a concerti all'epoca, quindi ci si conosceva già, diciamo così. Una volta, una sera, stavano suonando appunto Deranged e Pandemonium. Il vecchio cantante Martin ha approcciato appunto lui e gli ha detto sì guarda noi siamo al momento siamo in tre perché siamo chitarra, voce, batteria, ti va di provare come bassista? La punta ha provato, dovevano anche andare in tour, solo che poi è saltato per motivi che non ho detto. E poi c'è stata l'ufficializzazione di lui come membro ufficiale, proprio come band. Quindi da là poi è diventato tutto storia, nel senso che comunque faceva musica che gli piaceva, eh, si trova, si trova bene con tutti i membri, infatti appunto diciamo anche prima che è ancora in contatto con loro per dire, quindi non c'è malumori, ok. Mhm. E, e niente, questo è quanto. Perfetto, salutiamo Fattore Porter X, ciao Graziano, magari Arca che a breve ritornerà dopo il tour appunto sul canale. Ciao Giampaolo, Leo di Metal Talks, che è una pagina Facebook molto molto interessante dove ci sono delle news, festival e quant'altro. From Sardinia sta facendo veramente un lavoro grandioso. Allora, Mr. Thomas, per quanto riguarda i Deranged, allora, se cerchiamo di estrapolare un riff dalla tua chitarra o una linea di basso, appunto del tuo strumento, quindi del basso stesso, e portarlo all'interno di un coltello di un killer. Questo coltello dovrebbe provocare dolore, distruzione al corpo umano verso un organo. Quindi bisogna scegliere o un riff di chitarra o una linea di basso nel creare dolore con appunto questa parte del killer. Ma allo stesso tempo, se invece ti trasformi in un chirurgo e devi riparare un organo che è stato deteriorato da fattori esterni o allo stesso tempo interni, quale sarebbe? Qui però introducendo il tutto attraverso una track di Deranged. Okay, we have two sides of the range. So we're going to split it um, into quote unquote questions Mhm. instead of the main one.
The first part is if you need to take a riff or a bass line from the range, and this riff or bass line needs to be like morphed into the knife of a serial killer, what riff would it be, and what organ in a human body do you think that it could eat to actually do the most damage with that specific blade? And the second part of the question is, on the other side, if you were a surgeon and you needed to fix said organ, what song would you pick to actually accomplish that purpose? Some hard questions here. Okay, so let me think about this first one. Okay, so I should choose a riff from a song, which I should use to somehow put into an organ, or how do you mean? Yeah, basically the blade of the knife from the serial killer is basically made with, like, metaphorically speaking, with that riff. So basically the riff turns into the blade, and that knife is going to kill or heavily damage a person. What do you think it's going to be like? Like the specific riff. There is one riff that I really liked. When I wrote it, it was like, okay, this is like going through my body somehow. It was this quarantine for all living entities. I don't know, but there is this main riff there in this song, and I think this could definitely be some kind of blade that you will put in, I would say, into the throat of someone and really rip it off or something like that, because it feels it's pretty. Now it's brutal and it's groovy, and it's like really it would twist you in two pieces somehow. It's Yeah, and makes you like will to like tear your skin apart, and so exactly. on. Okay. That could be one, but another it's this, but it's from the previous album, Shivers Down Your Broken Spine. It's also this kind of groovy riff, but I would say it would give shivers, and it would really be maybe not a killing tool, but it's like a bulldozer that runs over you, so you really splatter the person somehow. So basically, the title from that song actually represents the actual riff that you're talking about. Yeah, if I can just say it like spontaneously, I would say, yeah, definitely these two killers, definitely, in my opinion. And we were saying, like, on the other hand, if you need to fix that damage with another song from the range, what song would it be? Yeah. Hello from the Gutters, maybe. It's also it's from we re-recorded actually on the previous album. It was on Morgue Orgy first, but I would say it's also a groovy song, but it's like one of our first groovy songs, and it's a little bit more straight, in my opinion. So maybe that would solve the problem somehow. Okay, so it's the one that gives like a breath of fresh air, without all the grinding in the songs. Yeah. Ok. Allora, i riff delle canzoni. Allora, per quanto riguarda la questione lama, detto che sarebbe molto probabilmente 2 giri. Parliamo
di Quarantine Required for Living Entities, sull'ultimo album Deeds of Ruthless Violence, che è uno dei riff che appunto lo sente dentro quando lo suona, è uno di quei riff che lui ha detto che ti fa venire voglia di non saprei neanche come dirlo, di avere cattive intenzioni sulle persone. Quindi è uno di quei giri molto violenti, quasi, se si può dire così. E un altro giro che lui aveva tirato in ballo sempre per lo stesso scopo è quello di Shivers Down Your Broken Spine, dall'album precedente, Struck by Murderous Siege. E ha detto che questo giro appunto gli fa effettivamente venire quasi ironicamente i brividi lungo la schiena quando lo suona, e dà quella sensazione di potenza. Quindi è una delle cose molto, molto importanti. Invece, per quanto riguarda la questione del chirurgo, che era la parte contraria e antagonista della domanda, parliamo del giro di Hello from the Gutters, o comunque la canzone in sé, perché è stata una delle primissime canzoni groovy che hanno fatto, quindi si è creata quella sorta di boccata d'aria rispetto a quello che era lo stile che avevano prima, che comunque quella canzone di per sé è una riregistrazione di quella che compare su Morgue Orgy, l'EP di qualche anno prima, quindi comunque gli hanno dato nuova aria con quella riregistrazione. Ok, molto interessante. Prego a te la prossima domanda. Prego a te. Okay, now I want you to go through some memories that you had with the band. I would love to ask you, what is your funniest or best memory that you have shared with the band, and whether it's a funny recording session, or something funny. Anyways, it doesn't have to be like a serious thing. Yeah, what should we choose between? There being pretty much, that happened, and but of course it was always fun to be on tour. I remember we played once on a Metalhead mission in Ukraine. It's Crimea before it became Russian. And that would be a pretty warm memory because we had a very great time. We were actually doing 2 gigs because we were playing on the main festival, and then we had a gig on after party as well, the day after, or how it was, and we met a lot of great people and we had a lot of fun. It was, of course, some heavy drinking. You can imagine how it is in Ukraine and Russia and so on. And, ended up, sitting at the hotel roof with a lot of people, and I remember Rickard. He became extremely drunk, so I found him on one sofa. He totally passed out, so I needed to, carry him to the bus. It was just there. Oh yeah, and he's a little bit bigger than me, so you can just imagine that was not the easiest thing, and people were laughing very much about that. So that was, of course, one memory. And then I remember we were playing in Russia. We were touring there a couple of times, and then we had a long tour. And this guy who was the tour manager, he, I don't know if I should say like officially here, but he was drinking very much, so to speak. And
yeah, you can imagine. He was partying. Yeah, he was partying, and we were playing. I think it was in Magnitogorsk, and he we were outside the club, and he was so drunk, and he almost got overrun by a car. You know, he fell Jesus down on the fucking Christ. street, and you know in Russia, people, they can be crazy. So, okay, I cannot say it was funny, but on the other hand, you know, thinking about it gets like, my God, is this really happening? Exactly. And I remember he also disappeared there. So like the other day when we were supposed to leave, go to the next place, nobody knew where he was. Nobody had contact with him and so on. That's fucking amazing. And then the other guys, you know, in the support band, there was another guy there who was saying, okay, I will take over as a tour manager. And they were like yelling and screaming to each other. It was total chaos. So it was, yeah, but in the end, somehow this tour manager, he showed up. So it was... he showed up. It was insane. You know, they were drinking extremely much, and we are not these extreme drunks in the band, but sometimes, you know, we could party as well. Sometimes it's fun, but when you're it's a part of it, you know. Like, then I remember we played also. You have to stop me if I so you don't. No worries. Go on. This festival in Eindhoven in Holland, metal meeting. Yeah, I know in metal meeting. Okay. Yeah, I remember, or I don't know if I remember everything from that. But a great start. I met up with some people from another band there, and we were supposed to. Yeah, we went to their hotel because we were supposed to party on and so on. But somehow I lost them, and I got lost in Eindhoven. And I remember that I was walking around for many hours, and somehow I got outside of the city, and I could not really find my way back. You know, I was walking there, and I had no idea. You know, my battery was almost out in the phone. The other guys, they were sleeping, so nobody was answering my calls, and so okay, so shit. And then I managed to this railroad. And I could see, you know, in the distance, okay, there was light. So I was thinking logically, okay, if I follow the train tracks, then I should get into Eindhoven and get to the train station. And you get the other way. Yeah, no, I did not go the other way. Okay. I went up on the train tracks, and that is not so smart, but it was like pretty close to the train station, you know, and there was this locomotive coming slowly, and I stood there and I was showing, you can drive, I will just pass the tracks. And then the guy, he stopped the train, you know, and he went out, was totally pissed on me, you know, yelling in Dutch. And I was saying, hey man, I don't understand what you're saying, so I just want to find my way to Eindhoven. So he was, what the hell are you doing here? You could be in an accident and so on. So yeah, sure. But and I was telling, but I've been working with trains, so it's okay. It's yeah, sure. You know. So he called some security guy, and they were telling me, okay, this will never happen again. If you go here, go to the right, you will get to the train station. Somehow I managed to go around a huge part of Eindhoven, and early in the morning I managed to get to the hotel. But it was totally crazy. The other guys, they were laughing at me so much. You know? I lost my shoes and things, and so it's these are like drunk memories, but we had a lot of fun during our tours for sure. That's fucking amazing. No, I was amazing, like the locomotive guy that was seeing like this metalhead like on the tracks, like telling him to go and don't worry about him. I think he thought I was a total idiot, most likely. You know, yeah, sure, you're working with trains, exactly. But I managed to get away with it. So That's awesome. That's awesome. Allora, gli ho chiesto, vabbè, adesso è un po' lunga la risposta, ma di per sé gli ho chiesto i ricordi migliori che ha avuto con la band dal punto di vista di andare in giro a suonare,
registrazioni, roba divertente eventualmente. E ha parlato di 3 episodi in particolare. Il primo, quando hanno suonato in Ucraina, in Crimea, che appunto all'epoca, quando hanno suonato, era ancora Ucraina. E poi sempre a quel festival là dove erano, hanno suonato un giorno e poi il giorno dopo dovevano fare anche l'after party. Quindi ovviamente tolta tutta la questione, quella del bere, perché comunque siamo in zone russeggianti, di sicuro non si tirano indietro. E il secondo ricordo è stato un tour in Russia che hanno fatto, dove praticamente hanno avuto la brutta esperienza di avere un tour manager a cui piaceva far festa abbastanza troppo spesso. Quindi cosa succedeva? Che le sere si ubriacava, spariva in giro e 2 volte, praticamente una volta è successo che si è quasi fatto investire a fine serata davanti al locale e da quanto era ubriaco. La seconda volta invece è proprio sparito. Praticamente dovevano andare assieme ai gruppi di supporto in quest'altro posto, il tour manager non si faceva vedere. E cosa hanno fatto? Quelli di un gruppo spalla, praticamente, uno di loro ha detto: benissimo, adesso io prendo le veci di tour manager da qua in avanti. E ha detto che è stata la cosa più divertente del mondo, ovvio, non simpaticissima, perché praticamente ha detto che si urlavano dietro costantemente, quindi c'è stata una roba molto molto particolare. E oltre a questo c'è stato il fatto che comunque alla fine è ricomparso il tipo, quindi non è andato perso, non è morto, ok. E sì, comunque ricordo abbastanza particolare di quei momenti. E l'ultimo ricordo è stato praticamente all'Eindhoven Metal Meeting, quindi in Olanda, dove appunto hanno suonato, conosceva già gente là, quindi una sera sono dovuti, si sono ritrovati, sono andati a, quantomeno dovevano andare a far festa assieme, lui e gli altri di un altro gruppo, ma lui si è perso per strada andando in giro, quindi si è perso per Eindhoven e ha camminato per ore e ore col telefono che stava morendo, nessuno che rispondeva al telefono, ai messaggi, nulla di nulla. Ha camminato talmente tanto che a una certa si è ritrovato fuori dalla città, addirittura. E siccome aveva iniziato a vedere luci in lontananza, si è avvicinato e ha visto che era praticamente i binari di una ferrovia. E lui, per logica stupida, come lui stesso ha ammesso, ha detto: se seguo le rotaie arriverò alla stazione di Eindhoven, e giù a seguire le rotaie. Quindi quindi praticamente ha iniziato a camminare sulle rotaie in piena notte a Eindhoven, senza scarpe perché l'aveva persa per strada, con una locomotiva che arrivava da dietro, che ha rallentato e tra l'altro era incazzatissima con lui che gli faceva segno alla locomotiva di passare lo stesso, perché ha detto: tanto mi sposto in disparte, no, tu puoi passare tranquillamente. Questo della locomotiva è sceso degli merda, del tipo: va, che cazzo ci fai in mezzo alle rotaie? Lui che gli rispondeva: no, guarda, tranquillo, guarda che io ho lavorato con i treni, puoi andare avanti, nessun problema. Ha chiamato la sicurezza, hanno detto a lui praticamente di seguire, praticamente vabbè, gli hanno detto: vai dritto per di qua, poi a sinistra arrivi alla stazione dei treni. Però praticamente è arrivato di mattina presto alla stazione dei treni di Eindhoven, solo con una pacca sulla spalla, passando per le rotaie di là.
Un aneddoto molto molto simpatico e anche interessante, diciamo. No, Allora, infatti. prima di tutto ringraziamo il nostro interlocutore Thomas, appunto bassista, chitarrista di Deranged, di grandissima band death metal che speriamo tutti, noi fan, di un giorno di vedere un nuovo prodotto della band stessa. Vediamo cosa succederà, vediamo il futuro cosa ci darà e cosa ci regalerà. Come ultima domanda appunto del canale per congedare il nostro caro Thomas, che poi lo avremo anche in una seconda parte se se gli fa piacere, a noi farebbe veramente tanto onore nell'avere una seconda parte. La domanda è questa. In poche parole, sulla testa del nostro carissimo Animo c'è un calice. Questo calice è un color grigio con una croce rovesciata, quindi va verso l'anticristianesimo, quindi verso le religioni contro le religioni organizzate e tutte quelle che vi sono intorno. Thomas dovresti inserire una bevanda che potrebbe dare un senso alla vita di Deranged dal debutto, ma allo stesso tempo quel retrogusto amarognolo, dolciastro e perverso per ricordare un full length della band che ancora lascia tutti a bocca aperta. So, this is going to be the last question for the evening, which is the typical closing one for the channel. But before going through it, we still thank you once again for being here, and we also wanted to say that if you're willing to get into the second part of and keep going, like deep diving into the band and into your other projects, you're more than welcome. Oh, for sure, definitely. And the question is, now you see on the monitor on top of your head that there's a chalice, like on the upper right. Okay, Yeah, exactly. The one with the skull and the inverted cross, right? Exactly. Take that chalice, and you need to pour into that a drink, an alcoholic beverage that's bittersweet, and somehow we can even say perverted in a way, and that is able to be enjoyed while listening to Deranged, and that also can help you get Deranged. Also considering that it has an upside down cross. So it goes somehow against even religion in a way. So what would it be from your point of view? So if I should mix a drink in this chalice to the music and so on, I don't know. Maybe I would do a huge vodka Red Bull or something, because you get really hyped on this, and if you drink too many of them, then you're just moshing around, and you enjoy everything, and you get a lot of energy, and that I would say it's a good connection to the music, because it has always been about having a lot of energy to give to the audience. Listening to the drums, for example, this total moshing grind and so on, like never ending, then I would say vodka Red Bull would be ok. Allora, ha detto che appunto il drink che andrebbe a mettere all'interno di questo calice sarebbe vodka Red Bull, perché sì, hai l'energia della Red Bull appunto, ma ovviamente miscelando le due cose e andando avanti bevendo quelli ti crea quella sorta di agitazione che devi sfogare in qualche maniera, e quindi ti porta al moshing e ti dà quell'energia che è necessaria per poter godere la musica dei Deranged, perché loro stessi
vogliono dare il 100% dell'energia e anche di più, se possono, alle persone. Quindi decisamente quello. Ok, allora, anche oggi è stata fatta un'intervista epocale, quindi un'intervista veramente unica che rimarrà sul canale, che nessuno potrà mai cancellare. Oggi abbiamo avuto Deranged con Mr. Thomas, che ringraziamo di cuore, Thomas, per la tua disponibilità, soprattutto per la tua disponibilità perché appena che ti ho contattato è stato subito entusiasta per la video intervista, quindi veramente per noi è un vero onore. Quindi ti auguriamo il meglio sia nella vita privata a 360 gradi e sia nella vita artistica. Quindi veramente un grazie di cuore, Thomas. Ti auguriamo, ripeto, il meglio e un futuro più avanti faremo una seconda parte perché c'è tanto da raccontare con degli aneddoti, oltre a quello della ferrovia, quindi dei binari, ci saranno sicuramente altri aneddoti da raccontare sicuramente. Grazie mille, Thomas, gentilissimo. So once again, we thank you really for being here, and we truly wish you the best for both your personal life and your also the musical endeavors that you are keeping up with, because you even got so hyped, he said, when he contacted you, and you replied basically straight away, and he got so hyped. So we will really love, as I said previously, to have you for a second part of this, and it has been a real pleasure, and also we hope that is going to happen soon. Thank you very much for showing interest. I really appreciated. Great interview, and definitely, if you want to dig deeper, you're most welcome to contact me. Thanks a lot. Grazie mille. Grazie a te, Thomas. Good evening. Ciao, ciao. Bye Ciao. bye. Arrivederci. Arrivederci, Thomas. Ok, allora. Ok, Mister Adimer, ho finito anche oggi. Niente, anche oggi è stata un'intervista veramente molto tranquilla, molto Molto interessante anche. pacata, molto rilassante. Sì. Ci è volata all'ora. Ci è Sì. volata all'ora. Cioè, Sto giro sì. È vero, poi è stato, cioè, tutto rilassante, niente di... Sai come ci sono quelle band che a volte rotate il sound, che bisogna tirare con le pizze le parole. Sì, che sembra No, infinito. infatti, a volte sì, infatti poi ci sono queste interviste che capita veramente rilassante. Quindi, Mr. Adiver, grazie di tutto. Grazie a te. 1500 impegni eppure Adimer è sempre qua. Quindi gli rompo sempre le palle con il canale e gli sto rompendo, però veramente E che ogni divertimento sì. volta te intendo a rispondere, ma non perché non voglio rispondere, ma perché No, non non lo so. preoccuparti, non ti preoccupare di nulla, non ti preoccupare di nulla, ma ci mancherebbe altro, anzi ti ringrazio veramente di cuore. Ah, di niente. Beh, amico mio, ti auguro una buona serata, buon Certo, lavoro a te. domani, così ti congedo, sei tranquillo, non va a nanna, ma sicuramente va a bere nel peggior bar di Caracas, come tu Vodka piacazzi, Red Bull, visto che ci e siamo, che vodka l'abbiamo Red tirato Bull con i fuori. Deranged in sottofondo. Un Va abbraccio, bene. Adime. A te. Buonanotte. Notte. A prestissimo, preparati. Ok ragazzi, niente, grande soddisfazione perché avere Deranged sul canale è veramente un grande onore. Grazie a tutti per il supporto sul canale e in generale. Allora, la Zin, finisco le ultime cose, sono state dei giorni abbastanza
strani, particolari, mi rimetto su un'altra volta sulla zine, così riesco a finirla finalmente e poi mandarla in stampa e mandarla a tutti, etichette, sponsor, band, chi l'ha chiesta, chi la vuole acquistare, tutto. Quindi verrà finalmente inviato il prodotto. Punto molto sul appunto prodotto fisico, perché il prodotto fisico ha fatto nascere il canale, quindi niente da dire. È un prodotto fatto con il cuore, quindi lo so, sto dicendo da tantissimo tempo, più di un anno, più di 2 anni di pazientare. Finisco le ultime cose, finalmente viene mandato in stampa, così verrà mandata a tutti. Allora, veramente un grazie di cuore. Niente, salutiamo May, che ricordiamo che con la sua agenzia ha messo sotto agenzia i Creu, che adesso andremo a ascoltare. I Creu, con un gruppo from Sardinia, centro Sardegna della Barbaggia, una delle band dark black metal molto molto interessanti, una delle band completamente diverse da quello che si aspettava in Sardegna, perché in Sardegna ricordiamo band come i Necromessiah, i grandissimi Tregenda. I Creu sono riusciti a far sì che solamente con il primo prodotto, quindi con il debutto, a far veramente tanto rumore. Infatti facciamo i complimenti anche a Matteo Antonelli per il lavorone che ha fatto per la promozione del prodotto, ma adesso andiamoci a ascoltare Avala Snodorrere, cioè vuol dire in poche parole indietro non puoi tornare. Buon ascolto. Creu.
Eccoci qua ragazzi, siamo arrivati alla conclusione anche di oggi di questa puntata. Niente, oggi abbiamo avuto il Deranged, quindi grandissima band. Allora, ricordiamo che i Creu sono entrati sotto l'agenzia di May, di Mrs. May, dell'agenzia Idia, che appunto management e booking molto molto interessante, che collabora con la Zin e il canale. Niente, noi ci vediamo direttamente il 15, quindi domani si riposa e torniamo il 15 con Bobby Gustafson, che è chitarrista, grandissimo chitarrista dei Overkill, che è stato chitarrista degli Overkill, colui che ha creato diversi lavori, diversi full-length, nonché anche chitarrista dei Violence, che secondo me è una delle migliori band, scusate, insieme ai Morbid Saint, Slayer, Exodus, Razor, Sacred Reich, veramente i Sacred Reich sono stati a Bolotona il 28, se non ricordo male, di agosto, grandissimo. Luglio, scusate, non agosto. Niente, noi ci vediamo direttamente il 15 con Bobby Gustafson, anche sabato andiamo in onda con la camerata milanese dalle 17 alle 18, altra puntata da non perdere, poi domenica ci saranno 3 puntate che domani vi dico, che sono state già pressoché annunciate, ne manca solamente una, ma ormai ci siamo. E verranno annunciate via via le altre puntate di settembre. Si sta lavorando anche un calendario di dicembre, quindi si sta andando avanti senza sosta. Grazie a tutti per il grande supporto come sempre, veramente un grazie di cuore a tutti. Il canale continua, non si fermerà mai, può succedere tutto quello che può accadere, le cose anche più brutte, ma il canale non si ferma assolutamente mai. Il grande spettacolo non si fermerà mai, il grande, appunto il sacro codice donale 000, la morte vi renderà liberi. Au revoir, buon nuit ragazzi.